Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa renna che potete rendere a natalizio oppure no, come più vi piace. Basterà aggiungere un cappellino di Babbo Natale e fare il nasino rosso e sarà la bellissima Rudolph. Io l'ho realizzata in bianco, potete realizzare di qualsiasi colore. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della renna abbiamo una catenella di 12 maglie. Lavoriamo poi 12 maglie nella catenella di sopra e 12 maglie nella catenella di sotto. In totale saranno 24 maglie lavorate. Facciamo un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie lavorate. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Lavoriamo le 72 maglie per altri 15 giri. Fatti i nostri giri andiamo a fare ogni 10 maglie una diminuzione e saranno 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica e poi facciamo ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Per riempire posizionate la testa in questo modo, mettete il muso a terra così e spingete l'ovatta all'interno in modo da realizzare così la testa. Andate a dare un po' la forma pressando in questo modo e proseguiamo con le diminuzioni. Andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia una diminuzione per tutto il giro, poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo completamente la parte e andiamo a nascondere il filo all'interno del lavoro. E poi diamo bene la forma alla testa, quindi tiriamo bene fuori il musetto della renna e cerchiamo di fare la forma per gli occhi in questo modo e questa è la nostra testa. Per il corpo abbiamo una catenella di 30 maglie e andiamo a chiudere ad anello le nostre 30 maglie con una maglia bassissima. E andiamo a lavorare 30 maglie basse nelle 30 catenelle per 3 giri complessivi. Ora facciamo in questo modo, andiamo a lavorare, facciamo una maglia bassissima qui e andiamo a lavorare 15 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 catenelle. Ora risaliamo su queste catenelle in modo da lavorare questa parte qui. Lavoriamo le 15 catenelle, poi lavoriamo le 30 maglie qui e poi andiamo a lavorare le 30 maglie anche per quest'altro lato per concludere il giro. Complessivamente saranno 60 maglie, quindi lavoriamo queste 15 maglie, lavoriamo le 30 del collo, poi scendiamo giù e lavoriamo altre 15 di qua. Complessivamente saranno 60 maglie lavorate. Ho lavorato le 15 maglie così come ho detto per queste 15 catenelle. Ora parto di qui, lavoro le 30 maglie lungo tutto questo collo e poi vado a scendere sulle 15 catenelle da questo lato e ho concluso il giro. Terminato il giro, ora mettiamo il nostro marcapunti qui e andiamo a fare ogni 9 maglie un aumento e saranno 66 maglie. Lavoriamo sempre anche intorno al collo in tutte le maglie. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse.
Ogni 11 maglie facciamo una media e saranno 78 maglie basse. Ogni 12 maglie facciamo una media e saranno 84 maglie basse. Ogni 13 maglie facciamo una media e saranno 90 maglie basse. E lavoriamo poi le 90 maglie basse per 10 giri. Ogni 13 maglie facciamo ora una diminuzione e saranno 84 maglie basse. Ogni 12 maglie facciamo una diminuzione e saranno 78 maglie basse. Ogni 11 maglie facciamo una diminuzione e saranno 72 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo una diminuzione e saranno 66 maglie basse. Ora dobbiamo andare a distribuire le maglie, le 66 maglie in questo modo. Dobbiamo lasciare lo spazio per aggiungere le gambe e troviamo il centro davanti e il centro, questo è il centro davanti e questo è il centro dietro, e dobbiamo lasciare 3 maglie qui nella posizione di dietro, 3 maglie nella posizione davanti, e poi dobbiamo lasciare 12 maglie per ogni gamba. E per farlo facciamo in questo modo: lasciamo 6 maglie, le altre 6 le andremo a fare a catenella, come vi farò vedere. Quindi dobbiamo partire da questo punto in cui siamo, dobbiamo contare 3 maglie. Quindi mettiamo il nostro marcapunti qui, ho messo il marcapunti da qui e ho lavorato 3 maglie basse nelle 3 maglie qui iniziali. Poi andiamo a fare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, e lasciamo lo spazio per la gamba e lavoriamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maglie. Entriamo nella 13ª e lavoriamo poi 6 maglie basse nelle 6 successive. Vedete, questo sarà lo spazio della gamba, quindi la gamba sarà formata da 12 maglie qui del corpo e poi delle 6 maglie qui, quindi in totale saranno 18 maglie per ogni gamba. Andiamo a lavorare 6 maglie e poi la stessa cosa facciamo catenelle e ci agganciamo dopo 12 maglie da quest'altro lato. Quindi vado a lavorare queste maglie, ci incontriamo qui dopo le 6 maglie. Ho lavorato le 6 maglie nelle 6 maglie del corpo, così, e andiamo a fare anche qui 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, e saltiamo anche qui 12 maglie come abbiamo fatto dall'altra parte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Entriamo nella 13ª e andiamo a lavorare. Questa volta lavoriamo 3 maglie basse nelle 3 maglie successive perché siamo sul davanti. Vedete, siamo arrivati sul davanti, quello era il dietro, abbiamo fatto le 2 zampine qui, le 2 laterali. Dobbiamo fare la stessa cosa anche da quest'altra parte. Dopo aver lavorato le 3 maglie vado a lavorare 6 maglie catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, e salto anche per qui 12 maglie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Entro nella 13ª maglia e lavoro 6 maglie basse per il laterale, 1 2 3 4 5 e 6 maglie, e anche qui vado a lavorare le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, salto 12 maglie e quindi vado a raggiungere la prima maglia saltando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Entro qui e faccio la mia maglia bassa o bassissima per chiudere. Quindi abbiamo fatto tutto il giro e in questo modo abbiamo realizzato i 4 fori dove andremo ad inserire le gambe. Queste maglie centrali saranno 42 maglie e andiamo a lavorare le 42 maglie
basse nelle 42 catenelle, comprese anche queste qui che sono qui nel laterale e anche le 3 che sono qui. Complessivamente sono 42 e andiamo a lavorarle. Magari possiamo già cominciare con le diminuzioni e se volete potete partire con le diminuzioni e andiamo a fare ogni 5 maglie una diminuzione, saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse e possiamo cominciare a riempire con la fatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente questa parte qui. Terminati i giri possiamo chiudere per questa parte qui centrale, che è la pancia, e andremo a nascondere il filo all'interno e dobbiamo andare a proseguire la lavorazione per le gambe. Le gambe vanno fatte allo stesso modo, quindi partiamo con la lavorazione delle 18 maglie. Prendiamo questa maglia qui, entriamo in questo punto e lavoriamo le 18 maglie intorno e lavoriamo per altri 4 giri 18 maglie basse su quelle appena lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 6 giri 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo alle 24 maglie per altri 3 giri e poi stacchiamo il filo. Dopo aver fatto i nostri giri possiamo staccare il filo, andiamo a fare le altre gambe allo stesso modo come abbiamo fatto questa e poi andremo a fare la base di sotto della zampa, che sarà uguale anche per tutte e 4 le gambe. Poi andiamo a riempire per bene tutto il corpo e la testa andrà cucita sopra. Andiamo a mettere tutti gli spilli bene intorno e poi andiamo a cucire maglia per maglia alla testa. Dopo aver realizzato le 4 gambe, ci troviamo in questo punto qui, dobbiamo andare a terminare per chiudere. Facciamo in questo modo. Io ho utilizzato questo filato qui miscelato, ma potete utilizzare anche un marrone o un beige, quello che più vi piace. E andiamo in questo modo qui, dobbiamo partire da questo punto qui e lavoriamo le nostre maglie così come si presentano. Andiamo semplicemente a fare le nostre 24 maglie lavorate normalmente utilizzando questo filato. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie, però le prendiamo in costa dietro, in questo modo qui. Prendiamo ogni maglia in costa dietro, quindi 24 maglie in totale lavorate così. Riempiamo un altro po' con la fatta sintetica e facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie, poi facciamo 6 diminuzioni e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e poi andremo a nascondere il filo all'interno dopo aver chiuso tutto, quindi riempite per bene prima di chiudere tutto. E dopo aver chiuso andate un po' a dare la forma alla zampa in modo da tirare fuori le maglie qui che abbiamo fatto in costa e diamo così la forma alla zampa. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e possiamo poi staccare il filo. Andremo poi a stringere qui sotto, dopo aver chiuso con agua e filo, andremo a stringere questa parte e diamo la forma all'orecchio. Per la coda vado ad utilizzare sempre questo filato e vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello e faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia, un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie. Lavoriamo le 18 maglie per altri 3 giri. Una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse.
andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie. Riempiamo con l'ovatta sintetica, poi con ago e filo andiamo a chiudere questa parte e poi andiamo a cucire. Per realizzare la corna dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo fare 3 pezzi uguali, 1, 2 e 3, e man mano andremo poi ad aggiungere il secondo, come facciamo per le dita. Quindi facciamo il nostro primo pezzo, poi andiamo a staccare, poi faremo il secondo pezzo, lo andremo ad unire e poi andremo a fare il terzo pezzo e lo andremo ad unire a questo sotto, come vi farò vedere. Quindi prepariamo prima questo pezzo, ne andiamo a fare un secondo uguale subito dopo e poi andiamo ad unire i due pezzi. Quindi uno l'ho già fatto, ora vado a fare il secondo allo stesso modo. Per realizzare i 3 pezzi della corna facciamo in questo modo, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo le 12 maglie per altri 3 giri e possiamo staccare il primo pezzo, andiamo a farne un altro allo stesso modo e poi andiamo ad unire. Fatto anche quest'altro pezzo, questo non lo vado a staccare e comincio il mio lavoro qui da questo unendo quest'altro pezzo e vado a fare le mie 12 maglie tutte intorno. Ora, per completare il giro vado a lavorare anche le 12 maglie di quest'altro pezzo, in totale saranno 24 maglie. Ora facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Stacchiamo il filo per questa parte e andiamo a fare un altro pezzo di questo che avevamo fatto prima, quindi ci fermiamo agli altri 3 giri 12 maglie e poi andiamo ad unire le 12 maglie di quello che abbiamo fatto a queste 12 maglie, in totale saranno 24 maglie. Facciamo un altro pezzo arrivando a qui e poi andiamo ad unire, e così come abbiamo fatto prima ci andiamo ad unire qui nel laterale e andiamo a lavorare prima le 12 maglie da questo lato, poi andremo a lavorare le 12 maglie per quest'altro lato e saranno 24 maglie in totale. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Un altro giro di 12 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie. Stacchiamo il filo, riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire sulla testa. Con ago e filo formiamo le fossette in modo da poter poi applicare gli occhietti e li andiamo a cucire e bloccarli, e poi andiamo a cucire anche sia le orecchie che le corna al lato della testa. Con ago e filo andiamo a fermare prima la base dell'orecchio, poi andiamo a stringere leggermente e diamo un po' la forma a punta in questo modo, tirando un po' questa parte e cerchiamo di dare la forma all'orecchio. Con ago e filo andiamo a fermare prima sotto, a chiudere questa parte e poi con lo stesso filo andiamo a stringere. Una volta che abbiamo chiuso questa parte stringiamo in questo modo e chiudiamo l'orecchio così. E poi andiamo a cucire. E diamo bene la forma. Per il naso lo possiamo fare sia di questo colore che rosso e andiamo a fare una catenella di 6 maglie, lavoriamo 6 maglie basse da questo lato della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella, saranno 12 maglie basse.
una maglia a un aumento per tutto il giro, saranno 18 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 18 maglie e poi stacchiamo il filo. E questo sarà il nasino. Possiamo riempire leggermente con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire sulla punta qui, in modo da realizzare il nasino. E finalmente possiamo andare a cucire ogni pezzo. Dobbiamo cucire anche la testa al corpo dopo aver riempito bene, naturalmente. Andiamo a posizionare in questo modo, possiamo appoggiare di lungo così sdraiato la nostra renna e in questo modo poi andremo a posizionare tutti gli spilli. Posizioniamo la renna in questo modo e possiamo andare a cucire i nostri pezzi. Andiamo a fermare prima con gli spilli bene, dopo aver riempito anche bene, posizioniamo i nostri spilli in questo modo. Man mano che poi andiamo avanti, li andremo con la cucitura, li andremo a togliere e dobbiamo prendere sia la maglia della testa naturalmente che la maglia del corpo. Andiamo maglia per maglia, andiamo a cucire bene tutto intorno dopo aver fermato il tutto con gli spilli. Poi ripassiamo per rinforzare bene e poi andiamo a proseguire la lavorazione per quanto riguarda le orecchie. Potete metterle anche prima di applicare la testa sul corpo, come vi trovate più comodi. Vedete voi un po' l'altezza, come potete mettere, come vi piacciono di più, le potete mettere più sollevate, più abbassate, come più vi piace. Fatela personalizzata al vostro gusto. Andate poi a applicare anche le corna, sempre mettendo prima gli spilli e poi andiamo a cucire bene, prendendo sia la parte della corna che la parte della testa. Infine andiamo a chiudere anche la coda come abbiamo fatto per le orecchie, però le andiamo solo a chiudere senza stringere e poi andiamo a cucire dietro. Ed eccola terminata, questa è la mia renna, spero che vi piaccia. Potete fare il naso rosso per rendere la Rudolph natalizia e mettere un cappellino sopra alla testa di quelli degli elfi di Natale. Oppure potete aggiungere un collare tipo di questi fiorellini e decoratela come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima, un bacio!